del mantra in teoria e nella pratica e del suono. So we'll start with the practice and we'll go to the theory afterwards. Quindi inizieremo dalla pratica per giungere alla teoria. So to surcharge the atmosphere with a pure transcendental vibration, I need your help. Quindi adesso per sovraccaricare, riempire tutta questa atmosfera in cui ci troviamo di trascendenza, ha bisogno del vostro aiuto. So we're going to begin with some traditional Indian mantra chanting with music. Quindi adesso inizierà a fare questa pratica con la musica di questi mantra tradizionali vedici. So you can all clear your voice. Schiarite la voce bene. Take a deep breath. Prendete un respiro profondo. So these are the mantras you'll be singing. E questi scritti sul monitor, sullo schermo, sono i mantra che canteremo.
subject matter today is sound. Il nostro soggetto oggi è il suono. Sound is something that we take for granted. Il suono è quello che noi prendiamo perché ci è donato. We hear sounds all the time. We don't think deeply about what this vibration is. Noi sentiamo continuamente suoni da tutte le direzioni, ma in realtà non ci siamo mai chiesti di che cosa si tratta. When the scientists study sound, they study how sound causes the air molecules to vibrate. Quando gli scienziati studiano il suono, lo riferiscono semplicemente al fatto che il suono muove delle molecole. Beethoven. Questo è Beethoven. So he was a great composer. Lui era un grande compositore. And human beings can hear sounds which are between 1,000 and 4,000 cycles per second. Gli esseri umani possono sentire la potenza del suono da 1000 a 4000 decibel. But Beethoven actually he was deaf. He could not hear. Ma in realtà Beethoven era sordo, non poteva sentire. But we should not think the sound that we can hear, that is the beginning and the end of sound. Ma non bisogna pensare che quello che noi sentiamo abbia un inizio e una fine, il suono. Your dog can hear the sound up to 60,000 cycles per second. Mentre i cani, ad esempio, rispetto agli uomini, possono ascoltare, sentire un suono potente fino a 60.000 decibel. That means when your hearing stops, then his hearing continues for another 54,000 cycles per second. Significa che quando uno dice al cane stop, fermati, il cane sente ancora questo suono per altri 60.000 decibel. Then your dog, where his hearing stops. Quando il cane, questo ascolta il cane, quando il cane ascolta. Then the dolphins, they can hear over 100,000 cycles per second. So their experience of sound is something far beyond what we can imagine as human beings. I delfini invece percepiscono il suono fino a 100.000 decibel, quindi è talmente grande questo numero che noi non possiamo concepire come loro sentono il suono così intensamente. So this is a Western scientific perception of sound. Even by this we can know that what we are hearing as human beings is a very small fraction of sound. Quindi gli scienziati ancora non hanno compreso esattamente come l'essere umano invece possa percepire il suono solo per una frazione piccolissima rispetto agli altri esseri viventi. So now please come with me to India. Quindi adesso andiamo con lui in India. In India, for thousands of years, there was a spiritual science. In India per migliaia di anni c'era una scienza spirituale. That spiritual science cannot be studied by those whose consciousness is always infatuated with external things. E questa scienza spirituale non può essere compresa da quelle persone che sono infatuate dalla materia. Someone who practices meditation for many hours every day, they learn the art of how to turn all the senses inside and to become introspective. Quelle persone che tramite la meditazione giungono a ritrarre tutti i sensi dentro di sé, riescono a ottenere una visione diversa. So the sages of India, they discovered in their meditation that sound has different levels. Quindi in India gli yogi hanno tramite la meditazione
percezione molto sottile del suono. Oh, does anyone here have some experience in yoga? Qualcuno qui ha fatto delle esperienze di yoga? Okay, so you know on the Sushumna Nadi, on your main pranic channel, there are 7 chakras. Questa è un'immagine anche che c'è qui, ci sono disegnati questi 7 chakra della meditazione. And these energy centers correspond to the various elements that the body is composed of. E il centro è quello che compone l'elemento stesso del nostro corpo. To explain the chakra system. Non vuole oggi spiegare il sistema dei chakra, come funzionano e cosa sono. But we want to describe how different layers in sound vibration are connected to or communicated to and from the chakras. Però vuole appunto analizzare questo fatto, come i diversi strati sottili del suono comunicano rispettivamente con dei chakra. So the Vedas explain that there are 4 levels of sound. Quindi nei Veda c'è scritto che ci sono 4 diversi livelli di suono. The first level is called the Vaikari. Il primo livello di suono è quello Vaikari, that is the part of sound that you can hear. Cioè quel suono che entra nelle nostre orecchie, che noi ascoltiamo. So when someone speaks, the air moves and it moves your eardrum and you hear something. Quindi quando qualcuno parla, l'aria vibra e la vibrazione dell'aria entra nell'orecchio come suono. But there are 3 levels of sound behind that, which the ear cannot hear. Però oltre a questo ci sono altri 3 livelli di suono che l'orecchio non percepisce. The first one is called para. Il primo è para. And that is experienced on the level of the prana. E questo suono viene sperimentato quando si giunge al prana, tramite l'aria vitale. In the Mooladhara chakra. Nel chakra basso, Mooladhara. The second level is called Pasyanti, and that is coming from the Manipura chakra. E poi c'è il Pasyanti, cioè che è la mente, che è al livello numero 3, il Manipura, And al this centro affects dell'ombelico. your mental state. Cioè è quello che è legato allo stato mentale. The next level is called Madhyama. It comes from the Anahata chakra, and it affects your buddhi, intelligence. L'altro livello, il terzo, di suono sottile, è a livello del quarto chakra, il Madhyama, che è legato all'intelligenza. So, another sound. So you can see, when you are communicating with a person, you don't only hear their words, but something is exchanged from the various chakras as well. You can feel it. Quindi quando uno ascolta un suono da un'altra persona, delle parole, non solo c'è questo suono che entra, vibrazione che entra nelle orecchie, ma contemporaneamente ci sono questi 3 livelli presenti che sono lì. This is why learning from a recording and learning from a live person is different. Per questo è stato provato che imparare da una registrazione, da un CD o da un computer, eccetera, è diverso che imparare da una persona dal vivo. Because the machine has no pran, has no mind, has no buddhi. So the machine can only capture and transmit the Vaikari. Questo perché una macchina non ha l'intelligenza, non ha la mente e non ha il prana, l'aria vitale, e quindi il suono che emette è solo a livello vaikari, cioè quello che è esterno, quello materiale che l'orecchio accetta. But when we're in a live presence, then the sound you hear is there, and also the other subtle vibrations, which the sound has an adjustment to your ear, but the other vibrations also adjust your mind and intelligence also. So learning should be done live.
Quindi imparare si deve fare dal vivo, perché insieme al suono che entra nell'orecchio, cioè al suono, diciamo, alla notizia, ecco, alla conoscenza, ci sono questi altri 3 livelli sottili legati all'intelligenza, al prana e alla mente, quindi vibrazioni che vengono dalla persona. Especially spiritual knowledge. Specialmente questo è valido per la conoscenza spirituale. And spiritual knowledge cannot be imparted from a person who themselves they're not practicing. Non solo questo, ma la scienza spirituale non può essere impartita ad altri se questa persona non è lui stesso praticato e continua a praticare questa stessa conoscenza. If there's some spiritual teacher and they tell you, you should try to give up lust. Se ad esempio c'è un insegnante spirituale o un maestro che dice a qualcuno devi abbandonare la lussuria. But that guru, he has 10 girlfriends. Ma quello guru che dice così ai suoi discepoli poi ha 10 ragazze fidanzate. So the sound will say one thing, but the energy on the level of the prana and manas and buddhi will tell something different, and that's what you will receive. Not what comes from the mouth. What comes from the heart you will receive. Perché quando appunto quel maestro parlerà, entrerà il suono udibile, però quello che c'è nell'intelligenza, nella mente e nel prana non arriverà, perché viene dal cuore quest'altra vibrazione sonora, quindi non arriverà mai al discepolo in questo caso. And similarly, if a teacher has overcome their inner demons, allo stesso modo, se un insegnante ha superato i suoi demoni interiori and they actually have a divine realization, e ha realmente delle realizzazioni divine, even without explanation, only hearing mantra, that divine realization can be transferred in the other levels of the sound. Anche se questo maestro non parla, ma fa una vibrazione sonora solo col suono che emette, trasferisce quella sua stessa realizzazione, quelle sue stesse livello agli altri. Is it clear? È chiaro? I want to move on to another point. In the Vedic culture, ancient culture of India, the concept of sound is very different from in the Western world. Quest'altro concetto parte dal fatto che nell'antica civilizzazione vedica il concetto del suono è completamente diverso dal concetto del suono che oggi noi conosciamo qui nel mondo. And this is because the cosmology or the nature of the elements of the world is quite different. Questo perché la cosmologia e la natura degli elementi che ci sono in questo universo è diversa. In Vedic culture, it is considered that all the elements come from one primordial element. Nella cultura vedica viene detto che tutti gli elementi esistenti provengono da una sola unica fonte primordiale. We can give a simple example. If you have milk and it's touched by something sour, milk turns into yogurt. If you churn the yogurt turns into butter. If you heat the butter, butter turns into ghee. In this way, one element, if you like milk, becomes 4 different elements by transformation. Vuol fare un esempio a questo proposito per capire meglio. C'è un elemento che è il latte. Se il latte entra in contatto con qualcosa di acido diventa yogurt. Se lo yogurt viene poi frullato si trasforma in burro. Il burro a sua volta, se viene scaldato, diventa ghee. Quindi sono tutti lo stesso identico elemento, però con diverse caratteristiche. So just as in milk, the potential of a yogurt, butter, ghee, cheese, everything is there in potential. So similarly, all the elements of this world come from one original element called Prakriti. E quindi proprio come il latte, dal latte provengono tutti questi diversi elementi, sono potenzialmente già dentro, insiti nel latte, così qualunque cosa viene manifestata proviene da questa prakriti, da questa originale natura. So,
the gross physical world is made of 5 elements: space, then air, then fire, then water, then earth. Quindi il nostro corpo, come tutti i corpi, è composto da 5 elementi: prima l'etere, poi l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Now, don't think this is a primitive taxonomy or categorization. Non è una categorizzazione primitiva questa. Because we know the periodic table with helium and hydrogen and all these things. Yeah? It's not like that. The periodic table, you know, our elements are in the periodic table according to electron valency. We have some scientists in here. Sono gli elementi quelli della tavola chimica, no? Che vanno messi in ordine, cioè l'oro, l'argento, non è questo, è un altro genere di elementi. In the Vedic science, the elements are divided in terms of our ability to perceive them. So space is what we identify by hearing, because when we hear a sound, we can tell which direction in space it came from. E quindi nei Veda questi elementi vengono suddivisi in base alla funzione che producono, ad esempio lo spazio, no, l'aria, lo spazio entra nelle orecchie con il suono. So the air is the element that we access through the sense of touch, because when the air moves, we can feel, but we can't see it. We can feel it and hear it, because space and air are accessed by hearing and touch. E il secondo elemento, che è l'aria, è diverso dallo spazio perché l'aria si può percepire sulla pelle quando soffia, no, il vento, quindi contiene in sé sia lo spazio che il tocco. Fire is the first element which has form, which is visible. Indeed, without fire or light, we cannot see anything. Quindi il terzo elemento, il fuoco, automaticamente contiene le altre 2 caratteristiche dell'etere e dell'aria, ma ce n'è una in più che è quella della forma, perché con la sua luce possiamo osservare le forme. So all the elements unfold in this way. Quindi tutti gli elementi vengono categorizzati così nei Veda, uno dopo l'altro. It is said that in each element the other elements are present. Quindi in ogni elemento successivo a quelli prima contiene automaticamente anche le caratteristiche degli altri. For example, if you see a stone, is fire there in stone? Ad esempio, se noi vediamo una pietra, c'è il fuoco in quella pietra? If you take 2 stones and then fire jumps out. So the element is there in potential, ready to be released. Sì, c'è, perché se prendete 2 pietre e le sbattete l'una contro l'altra scaturisce una scintilla, quindi il fuoco è presente nella pietra. So, in the same way, in the Vedic cosmology, sound is everywhere inside space. Quindi, partendo da questa cosa qui, da questi concetti, nella cultura vedica si dice che all'interno dello spazio, dell'etere, vibra tutto il suono ed è presente ovunque nello spazio. So in the same way, just as when you strike a stone, then fire jumps out, when you move your vocal cords, then it makes an opening in the space and the sound appears. The sound was there, only by movement of your throat you made an opening in space and the sound came through. E così il suono che noi produciamo tramite le corde vocali, quest'aria esce, questo suono, e penetra l'aria e sale. So, for example, it's understood in the Vedic philosophy that if you say a word 2 times, like the word cow, 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 this is not 2 words, only 1 word. You made an opening and it appeared and disappeared, and again that same sound came out and disappeared again. Understand? So, everyone please concentrate. I promise you this lecture actually gets easier as it goes. Dopo più avanti diventa più facile. So, because the sounds are already there in the space,
So you make an opening and they appear. So if you say one word 2 times, it's not 2 words, only one word appeared and disappeared, and the same word appeared again. Quindi il concetto è questo: siccome il suono è presente già ovunque nello spazio, quando noi pronunciamo una parola, quindi apriamo la bocca e tramite le corde vocali esce questa parola, ad esempio mucca, questa parola entra automaticamente nello spazio, no? E quando lo diciamo la seconda volta, quella parola lì è rientrata e riuscita poi. This is very important to understand. Why? Because if someone is doing meditation and they repeat a mantra, questo è importante da capire, legato ai mantra, perché mentre uno è in meditazione e ripete i mantra, maybe just beach mantra like Om. Ad esempio anche solo il semplice Om. You can also Om. So someone may say, why you keep saying this mantra, this word, again and again and again? Qualcuno sicuramente viene sempre fuori che dice: ma perché continui a ripetere sempre lo stesso mantra, no? Ancora ed ancora. But actually, it is not the repetition. Only the one vibration is appearing and disappearing, and appearing and disappearing. You are not repeating. Only you're creating the opportunity for that vibration to come into your consciousness again and again. In realtà noi non lo stiamo ripetendo, lo diciamo una sola volta e poi all'interno del suono, dell'etere, dell'aria, questo suono si ripete da solo, quindi noi abbiamo solo l'opportunità di sentire questo suono ripetersi nell'aria, quindi ci ritorna indietro. Like sometimes people tell to us, you are always singing Hare Krishna, don't you know another song? Tanti dicono: come mai cantate sempre Hare Krishna, non conoscete altre canzoni? Dicono qualcuno. So this is not the point. We are creating the possibility for the appearance of a transcendental vibration. Il punto è che noi creiamo l'opportunità perché questa vibrazione sonora si manifesti nell'etere, nell'aria. Because everyone's mind is always filled with some vibration. Perché la mente è sempre sovraccarica di vibrazioni, di altre vibrazioni. Someone's mind is vibrating. Oh, next week AC Milan, they will play against Barcelona. Allora qualcuno la mente vibra sempre e pensa: oh, la settimana prossima il Milan incontra il Barcellona. Oh, someone else's mind is vibrating, especially the young men. The mind is always vibrating with the form of the body of young women. Soprattutto i ragazzi, la mente dei ragazzi vibra sempre davanti alla forma delle ragazze, delle donne. The ladies should stop laughing. Don't laugh, because your mind is vibrating thinking shoes. Quella donna deve smettere di vibrare perché sta vibrando solo scarpe. So, forgive me. Sceglie. So, the point is, everyone's mind is vibrating, but these are material vibrations. Quindi la nostra mente vibra sempre, ma sono vibrazioni materiali. And from this, we never feel a fulfillment and true happiness. Ma noi da questo non traiamo nessuna felicità. So, a mantra is a vibration, so that your mind is not tuned to the material dimension, but your consciousness can be tuned to the spiritual dimension. Quindi il mantra è quella cosa che ci porta oltre la vibrazione materiale, ci porta alti nella coscienza. Now,
Understand? Yes. So, when you hear someone speak a sound, quindi quando noi sentiamo qualcuno che pronuncia dei suoni, so this sound can be released from the material element of space. questo suono pronunciato può essere liberato dagli elementi materiali dello spazio. But when there is a guru, a saint who has realization of God, Ma quando c'è questo guru che ha la realizzazione di Dio, then when they release the vibration of mantra, it does not come from material space, it comes from the Chidakash, spiritual space. questa vibrazione che lui emetterà non proverrà dallo spazio materiale, ma proviene direttamente dalla dimensione trascendentale, spirituale. In other words, a mantra from a person who has realization, not from a book, not from a CD, not from a bogus guru. Quindi un mantra che viene recitato da una persona che non è un CD, che non è una radio, che non è una persona fasulla, ma falsa. Sometimes gurus, they give mantra for money. Ad esempio ci sono persone che danno dei mantra in cambio di soldi. So they are not guru. Questi non sono guru autentici. They can be kanguru. Possono essere dei canguru magari. Because kangaroo has a pocket here. Siccome è il marsupio, no? Il canguro. E questo marsupio a loro serve per infilare dentro i soldi. So, who is giving the true spiritual knowledge? They never charge anything. Quelli che danno la conoscenza spirituale vera non chiedono mai soldi. Because it is offense to God. Perché questo è un'offesa verso Dio. Confirm. So, if a person has the divine realization, then they can vibrate the sound which comes from Chidakash, the spiritual sky, and it goes into our ear. Quindi quando una persona è realizzata nel sé, la sua vibrazione sonora che emette giunge direttamente dal mondo spirituale ed entra, vibrandola, entra nelle nostre orecchie ed entra nella nostra coscienza. Then every day we have to practice. Quindi questo va fatto ogni giorno, è una pratica che aiuta ogni To giorno. repeat the mantra Ripetere questi mantra dati dal guru, in meditation. meditando. And also, we have to attune ourselves that we don't make any obstacles for the appearance of the spiritual sound. E non solo questo, dobbiamo fare in modo che le nostre azioni non interrompano questo flusso di questo suono trascendentale. I want to mention there was an avatar, incarnation of Krishna called Sri Caitanya. Un'altra cosa che vuole dire che c'è stato questo avatar, questa incarnazione di Krishna che si chiama Sri Caitanya. 500 years ago. 500 anni fa è venuto. And he explained how to remove the obstacles in our heart so that we can vibrate the spiritual sound. E lui ha insegnato, ha dato la formula per liberare dal nostro cuore tutte le cose, gli ostacoli, le cose indesiderate e poter vibrare una vibrazione trascendentale. I have to say at this point that the physical world is a plane of duality. Devo dire a questo punto che questo piano fisico è il piano della dualità. So there's a difference between the words and the objects of this world. Quindi significa la dualità che è diverso l'oggetto e la parola riferita a quell'oggetto. If you are thirsty and you chant water, 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 you become more thirsty. Perché ad esempio se uno ha sete e continua a dire acqua, 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 diventerà sempre più assetato. If you are cold and you chant fire, 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 but you are still cold. Se uno ha freddo e dice fuoco, 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 ma non c'è fuoco, uno resta sempre col freddo. The vibration of words and their objects, they are separate in the world of duality. Perché in questo mondo della dualità le parole e l'oggetto relativo
non sono lì, sono separati. But the spiritual dimension is beyond the dualities. Mentre il mondo spirituale, trascendentale, ci va oltre la dualità. So, the vibration of the holy names, the divine names of God, actually produces a direct vision of the form, the fragrance, the sound, everything of the spiritual world. Perché la vibrazione di questo suono trascendentale produce la visione immediata davanti ai nostri occhi della forma, dei profumi, di tutto quello che compone il mondo spirituale. So this is the deepest secret of spiritual life. This is why Jesus Christ, he said, "Our Father who art in heaven, hallowed be thy name." It was his first teaching, the power of the divine name. Questo accade solo appunto a chi ha realizzato, è per questo che Gesù ha detto che le glorie di Dio che sono in cielo vanno cantate anche sulla terra. So the potential of mantra meditation is to enter the divine plane and have what is called darshan, a spiritual vision of God and Krishna, that means Krishna and all of his associates playing in an eternal dance. Quindi il potere di questi mantra e della meditazione con questi mantra è che si vede immediatamente, si giunge ad avere immediatamente il darshan del mondo spirituale con Krishna e tutti i suoi associati e tutto ciò che lo circonda. That experience which washes away all material ego and immerses us in an endless ocean of pure love. Questa realizzazione, questo fatto ci lava via tutto il nostro ego e ci dà una infinita sensazione di beatitudine. Because actually that's what everyone is looking for. Per questo tutti noi stiamo cercando, solo questo amore. We live for love. Noi viviamo solo per amore. If a person thinks there's no love in the world, they finish themselves. Se qualcuno qui in questo mondo non riceve amore, e sicuramente morirà perché non riesce a vivere. So the soul is always hankering, very hungry for love, because the soul's true home is the spiritual world, where only pure love exists. Per questo noi cerchiamo l'amore, l'anima è lì che cerca sempre l'amore, perché il mondo spirituale da dove proviene è composto solo di amore. So, how to remove the obstacles from the direct experience of the mantra? Quindi come rimuovere tutti gli ostacoli quando si ha una diretta esperienza di pronunciare il mantra. Caitanya Mahaprabhu taught there are 4 obstacles that you have to remove. E sì, Caitanya Mahaprabhu ha detto ci sono 4 ostacoli da rimuovere. He said, I'll say in Sanskrit, Trinadapi sunicena, tarorapi sahishnuna, amanina manadena, Caitanya Sadahari. It means, in order to reproduce the spiritual vibration, you have to become more humble than a blade of grass. Per poter produrre una vibrazione spirituale reale, bisogna diventare umili come un filo di erba. You see, in our mind, there is so much vibration saying, oh, look at me. Look at me. Nella nostra mente ci sono tante vibrazioni, tra le quali principalmente guardatemi, ci sono io, eccomi qui, eccetera. Excuse me, I'm taking a selfie. Prendo un selfie adesso. And now I have to upload to Facebook. Adesso devo metterlo su Facebook. Everyone is clamoring for the attention of others. Tutti sono in cerca dell'attenzione degli altri. But look outside. Fuori cosa c'è? You see the grass? Vedete l'erba? The blade of grass is standing there. L'erba è lì, il filo d'erba è lì così, semplicemente. I am a blade of grass. Sono un filo d'erba. No big deal. Non è una grande cosa. There are millions of blades of grass just like me. Ci sono intorno a me milioni e milioni di altri fili d'erba proprio come me. So you can learn something from this blade of grass.
Ma noi da questo filo d'erba possiamo imparare molte cose. What is the use of going to Cambridge University to learn how to make your ego very big? Che utilità c'è andare all'università di Cambridge per ottenere poi un ego grande come una montagna? You go to the University of this grass. Bisogna andare all'università di questa erba Learn how to be very humble. e imparare da lei come essere umile. You see, when a fisherman throws his net in the ocean, Quando un pescatore getta la rete nell'oceano, he catches the big fish. lui cattura grandi pesci, But the small fish, they go through the whole mentre i thing. piccoli pesci riescono a sgusciare dalle maglie della sua rete. So, this physical body with 5 senses is like a net, and the soul has been trapped in that net. Quindi questo corpo fisico è proprio come una rete fitta in cui l'anima è intrappolata. And when the ego becomes very small, you can become free from the limitations of time and space and the net of the physical body. The soul becomes free. Ma quando l'ego viene annullato, viene diminuito, allora le maglie di questa rete si allentano, si allargano e così può uscire l'anima e liberarsi. So first teaching, be very humble. Quindi il primo insegnamento di Caitanya è essere molto umili. Second one, Il secondo, try to be more tolerant than a tree. di essere più tolleranti di un albero. If someone will cut the tree doesn't complain. Se qualcuno tagliasse un albero, lui non reclamerà mai. If someone wants to take fruit from the tree, give. Non solo, ma lui, ad esempio, se dà i frutti a chiunque liberamente senza nessun problema. So, when we are experiencing difficulty, don't complain. And in every situation, be giving, be generous with everyone you meet. Quindi quando noi siamo in difficoltà non dobbiamo reclamare, dobbiamo essere anzi generosi, dare agli altri sempre. Then, next, amanina manadena means don't expect people to give you honor. Il terzo è non aspettarsi dagli altri onori, degli onori, delle gratificazioni. You know, if someone will say, there are many people in this room, but of all the people in this room, I think that she's probably the most beautiful. What do you think? Yeah. Dice che ci sono molte persone in questa stanza e lui pensa che quella signora è la persona più bella. When someone gives us a compliment, Quando qualcuno vi fa un we feel complimento, good. Oh, very ci good. sentiamo molto bene. Means the soul is still connected with the material plane. Significa che l'anima è ancora connessa al piano materiale. You can understand that your soul is pure and become transcendental. If someone criticizes you, then you become happy. Ma l'anima diventa, diciamo, legata al piano trascendentale quando qualcuno vi critica o vi fa degli appunti o vi diffama e voi siete felici di questo. You can see all the saints in history, many of them, they were beaten and they were tortured even, but they were in ecstasy. This is the secret, because they have transcended. And all these things they accept like a joy. Possiamo vedere quanti santi, martiri ci sono stati in tutto il mondo e queste persone sono state anche torturate, picchiate, perseguitate, ma si è sempre visto che questi trascendentalisti, spiritualisti hanno sempre gioito, l'hanno accettato come una gioia questo, non una cosa negativa. Okay. 1, 2, 3, now 4. Adesso il quarto. Point 4, give respect to everyone you meet. Dare rispetto a chiunque incontrate. Why? Perché questo? The Vedas tell us that in the heart there is not one soul, there are two souls. Nel Veda c'è scritto che nel nostro cuore non c'è solo un'anima, ma ce ne sono due. One is you. Una siamo noi. And next to your soul, God is also present in everyone's heart. E accanto a noi, nel cuore, c'è Dio personalmente presente nel cuore nostro e di tutti gli esseri viventi. So it's a true fact that every body that we see
is like one temple and God is living there. Quindi possiamo trarre la conclusione che siccome c'è Dio nel cuore di ogni entità vivente, noi possiamo vedere che quel corpo è come un tempio, perché ci dimora anche Dio. It doesn't matter if that person is good or bad. Non importa se è una persona cattiva o buona. Krishna lives inside everyone at all times. Krishna vive sempre nel cuore di tutti e non abbandona mai nessuno. If we disrespect someone, then we become blind to the presence of Krishna in that person. Quindi se noi manchiamo di rispetto a qualcuno, o lo diffamiamo, o lo diciamo, gli manchiamo di rispetto, significa che noi non riconosciamo la presenza di Dio, di Krishna nel cuore degli altri. So in India, when people meet, they say Namaste. Infatti in India tutti quando si incontrano uniscono le mani e dicono Namaste, offrono omaggio. Ma significa l'ego. So Namaste means I give up my pride and the essence of myself I'm offering to you. Namaste quindi significa abbandono il mio orgoglio, il mio ego e io mi arrendo a te. Offering to who? God is living in your heart, I'm offering my soul to you. Arrendersi a chi, no? A Dio che è presente nel cuore dell'altra persona. So the respect that we give to others is like a light that helps us to develop the awareness of Krishna everywhere. Quindi questo rispetto che noi diamo agli altri, a chiunque, a tutti, è una luce, perché significa che il rispetto che diamo a Krishna è quello che ci innalzerà. So I want to share with you, we're coming to the end. Stiamo arrivando quasi alla fine, vuole condividere con voi qualcosa? But if you have interest, I want to share with you one very beautiful history from India. Se avete interesse e volete, può raccontarvi una storia molto interessante. Do you have 5 minutes? Avete 5 minuti? Yes! Okay. Once, only 2 centuries ago, una volta, solo 2 secoli fa, there was a businessman in Bengal. C'era un uomo d'affari del Bengala. His name was Lala Babu. E il suo nome era Lala Babu. Babu means tycoon. He was very wealthy. La Babu significa una persona ricca. And in his business he had a rival. A rival. In business he had a rival. You know, like Pepsi and Coca-Cola, a rival. Lui nei suoi affari aveva anche dei concorrenti. Bene. Rival, you know? Like Pepsi and Coca-Cola. Sì, come la Pepsi e la Coca-Cola. Rivale. Like Apple, Mac, iPhone and Samsung. Yeah. Come l'iPhone e Samsung. Sono concorrenti tra di loro. So his whole life he was doing business and competing with his rival. His rival's name was Jagannath Seth. Quindi lui aveva questo principale competitore che era Jagannath Seth. So anyway, one day when he got old, quindi un giorno dopo tanto tempo fu vecchio, he was coming to retirement age. E stava arrivando alla pensione. So his hair became grey. I suoi capelli erano già grigi. And he was walking on the bank of the Ganges River. E stava camminando quel giorno sulle rive del Gange. So one boatman was taking people backwards and forwards across the river. Lì sul Gange ci sono i batterieri che trasportano sempre le persone da una sponda all'altra. And the boatman, he was thinking, oh, now the day is over, this is my last time. Quindi il batteriere pensava, adesso sta per tramontare il sole, la giornata è finita, questa è la mia ultima corsa. So he called, the sun is setting! E quindi il batteriere disse, il sole sta tramontando. If you want to cross over, then you have to come now. Se volete attraversare adesso dovete arrivare ora. This is the last chance. Questa è l'ultima corsa, l'ultima possibilità. So Lala Babu is in a thoughtful mood. He was in a thoughtful mood.
E Lala Babu stava pensieroso passeggiando. And when he heard these words, it was as if Krishna was speaking to him. E improvvisamente si risvegliò dai suoi pensieri e percepì come se una voce, la voce di Krishna, lo avesse chiamato. The sun is setting. Yes, in my life, now sun is going there. Quindi lui pensava, il sole sta tramontando e pensava, la mia vita sta piano piano andando alla fine. Maybe I have another 10 or 15 years, not more. Forse avrò altri 10 o 15 anni di vita, non di più. This is my last chance to cross over the ocean of material existence to attain the spiritual world. Otherwise, I will die and again take birth here in this world. Quindi questa è la mia ultima possibilità adesso per attraversare cosa? L'esistenza materiale e raggiungere il mondo spirituale, altrimenti dovrò ritornare qui e rinascere di nuovo. So without telling anyone, he went home and put some clothes in a bag, and in the middle of the night he disappeared. And he left Bengal and went to a holy place in North India called Vrindavan. E così, senza dire niente a nessuno, arrivò a casa sua, fece un piccolo sacchetto delle sue poche cose e scomparve da casa. Lui si diresse poi al Nord India e arrivò a Vrindavan. He left behind all the entanglements of his previous life. He just wanted to surrender himself to the service of God. Quindi lui lasciò alle sue spalle tutti i suoi impegni della sua vita, i legami che aveva, voleva semplicemente arrendersi a Dio. So Vrindavan is a holy place. There are many saints living there and doing meditation. A Vrindavan ci sono molti santi e ci sono tante persone che praticano la meditazione. So he was looking here and there to find a guru who inspired him to give that he will receive mantra. Quindi iniziò a guardarsi in giro per cercare un guru e trovare qualcuno che lo ispirasse a cantare il mantra. So he found a very qualified spiritual teacher. Lui trovò un insegnante molto qualificato. And he bowed down to him. E così si inchinò ai suoi piedi. And said, "Oh Gurudev, please accept me as your disciple." E così disse, oh Gurudeva, per favore accettami come tuo discepolo. So that Guru, he gave him a rosary, mala. E questo guru gli diede questo mala. And he said, "Sit down." E disse, siediti adesso. And in the right ear, he gave this vibration. E nell'orecchio destro gli pronunciò questo mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Then he told him, "I want you to live by begging." E così, dopo aver pronunciato il mantra nell'orecchio, disse, io voglio che tu viva solo di elemosina. This is typical in the Vedic culture, that when a student comes, the master makes him go here and there to beg just a little food. Not a whole meal from him, just a little. Because begging makes you become very humble. È regola nella cultura vedica in genere, in questi casi, quando il maestro chiede al discepolo di andare a elemosinare, dopo che l'ha accettato, significa che lo mette alla prova per la sua umiltà, quindi va a chiedere delle piccole donazioni, non grandi quantità di cose, solo per esemplificare la cosa, no? Per fargli fare questo. So the students, they go like this and they knock on the door. Bhiksham Dehi, oh please give me alms. E quindi gli studenti vanno di porta in porta con questo telo, no? Questo scialle, e bussano alle porte delle persone chiedendo bhiksham. And some people, they may throw water on you. Get out, go and get a job. Alcuni addirittura gli buttano l'acqua addosso per cacciarli via. He was before a millionaire. Lui prima era una persona milionaria, una persona ricchissima. But now he had to learn to become very humble. Ma adesso il guru l'ha messo alla prova perché voleva che diventasse molto umile. His guru told, you go every day and knock on the door of 4 houses, and gradually you should visit every house in Vrindavan. E così il guru diede questa istruzione: ogni giorno tu devi uscire e bussare alla porta di quattro persone
e ogni giorno cambiare 4 persone finché non hai fatto tutte le case di Vrindavana. Whatever they give you can offer to Krishna and eat that, not more. Quindi qualunque cosa queste persone ti danno, tu le accetterai, le offrirai a Krishna e dopo le prenderai, solo quello che ti servirà. And every day you should sit and chant 100,000 names of Krishna. E ogni giorno devi sederti in meditazione e cantare 100.000 nomi di Krishna. So he began to do this. E così lui iniziò a seguire queste istruzioni. And he did it for many years. Per molti anni andò avanti così. But he was not having realization. Ma non succedeva nulla, non aveva realizzazioni. He did not feel the awakening of love. Non sentiva questo amore dentro di sé risvegliarsi. So he came back to his guru and said, Gurudev, I am following your teaching, but nothing is happening to me. E così tornò dal suo maestro e disse: Oh Gurudeva, io sto seguendo tutti gli insegnamenti che mi hai dato, ma dentro di me non sta succedendo niente. His guru said, no, you are not following my instruction. Allora il guru disse: no, tu non stai seguendo le mie istruzioni. He said, no, I am following. He said, you are not following. No, io seguo, faccio quello che mi hai detto. No, no, non lo stai facendo. You think about it very carefully. E pensaci su seriamente a questa cosa. So then he went away. Quindi questo uomo ritornò a casa. He remembered, Gurudev told me I should go to every house in Vrindavan. Quindi lui iniziò a riflettere. Gurudeva mi ha detto che devo andare in ogni casa di Vrindavana. But I missed out one house. Però ho sbagliato perché ho lasciato indietro solo una casa. Why? E perché? Because my old rival Jagannath Seth, I was fighting for many years. Now he made a house in Vrindavan. Perché? Perché questo mio rivale, competitore Jagannath Seva ha costruito una casa a Vrindavana e io là non ci vado. My whole life I never gave him $1. He never gave me $1. I don't want anything from him. Quindi io nella mia vita non gli ho mai dato nulla, lui non ha dato mai nulla a me, quindi da lui io non voglio nulla. Then his guru told him, you see, you are holding on to your pride. E quindi il guru ha detto: sì, beh, hai visto, non hai seguito le mie istruzioni perché tu stai tenendo il tuo orgoglio per te ancora. And this is why the transcendental sound is not coming, not entering. E per questo motivo il tuo mantra che pronunci non è trascendentale, non esce una vibrazione trascendentale dalla tua bocca. The mantra has power, but you are yourself making a block. E questo mantra ha il potere, ma tu gli hai messo un blocco, l'hai bloccato. So then, Lala Babu, he thought, I have to surrender my ego. E così Lala Baba pensò: devo arrendere anche quest'ultima cosa, il mio ego. So then he set out and he went there to the house of Jagannath Seth. E così subito si preparò e andò alla casa di Jagannath Seva. And Jagannath Seth, he heard the knocking. Bhiksham Dehi, Bhiksham Dehi. Bussò alla porta e chiedendo: Bhiksha, Bhiksha. He thought, oh, some sadhu has come, I should give some fruit. E lui pensava, questo padrone di casa, è venuto un sadhu alla porta, devo dargli della frutta. So he took some fruit and he opened the door. Lui prese della frutta, aprì la porta. And there in front of his face was his old enemy. E davanti a lui vide il suo vecchio nemico. Lala Babu said, Lala Babu gli ha detto: Bhiksham. per favore, Bhiksha, Give me a donation. dammi una piccola donazione. Jagannath said he gave the fruit. E il Jagannath diede questo frutto And they looked in each other's eyes. e poi si sono guardati dritti negli occhi. But it was different. Ma fu diverso da prima. Because the mask of their material identity fell off. Perché la maschera della loro identità materiale era caduta. Each saw, you are not my enemy, I am not your enemy. I am the soul and you are a soul. Perché è successo che appunto è accaduto che nessuno dei due era nemico, erano solo due anime. God is living with you and God
God is living with me. Dio vive con te e Dio vive con me. And both of them began to cry. E così entrambi hanno iniziato a piangere. And they embraced each other. E si sono abbracciati. Haribo! So then, Lala Babu, he went back to his hut where he was practicing his meditation. Così Prabhu tornò indietro dal suo maestro e ritornò a rifare le sue pratiche. This time, he sat down and began to chant. Si sedette e come al solito iniziò a cantare il mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And very soon, he went into the state of samadhi, trance. E subito, dopo aver pronunciato il mantra, entrò in uno stato di samadhi, di trance. And in his trance, he saw the beautiful form of Krishna. E nella sua trance vide direttamente davanti a sé la bellissima forma di Krishna. And he saw that his soul also had a beautiful form like an angel. E vide anche se stesso con la sua anima come una forma bellissima di angelo. And his heart was crying, I don't want to be, I want to be there with you. E così il cuore iniziò a piangere perché pensava, io voglio essere lì con te, non voglio più essere qui. So then one day, he was an old man and he was walking with his Dopo anni e anni lui appunto diventò vecchio, era ricurvo sul bastone. And some travelers came on horseback. They came to Vrindavan and they tied their horses. E qualche carrettiere che col cavallo era arrivato a Vrindavan e aveva legato il cavallo a un bastone. And when he walked past the horse was frisky and the horse kicked like this and kicked him. E mentre lui appunto camminava sul bastone e stava superando il cavallo ha mosso la gamba dietro e gli ha tirato un calcio sul petto. And that old man died. E così morì immediatamente. That is a material vision. Questa è la visione materiale. But what really happened? Ma cosa è successo realmente? From the spiritual world, Krishna called him. Dal mondo spirituale Krishna lo aveva chiamato. And at once in his angelic form, he went there. E in un attimo, con la sua forma appunto di angelo, lui è salito sopra. So this is the perfection of life. Questa è la perfezione della vita. If in this life you can receive mantra from a qualified guru and meditate every day, gradually your deep love and hankering to be in the spiritual world will be awakened. Significa avere un maestro spirituale autentico che ti dà questo mantra trascendentale e tramite la pratica e la meditazione e seguendo questo esempio uno profondamente sviluppa questo amore e desiderio di ritornare nel mondo spirituale. Then at the end of life, instead of coming back to Milan or whatever, Paris, then the soul will go to its eternal home. E così alla fine della nostra vita, invece di ritornare di nuovo a Milano, rinascere a Milano, si ritorna nel mondo spirituale insieme a Krishna. So we'd like to complete our seminar this evening with one more meditation. Quindi completiamo questa